Oggi andiamo a realizzare questa bellissima foglia, molto molto bella e ci sarà utile per le nostre applicazioni e per le nostre composizioni floreali. Per farla ho utilizzato un uncinetto 4,5, delle forbici, un ago dalla cruna larga e la lana. Io ho utilizzato il Bravissimo 50, che è un acrilico top quality molto adatto per qualsiasi tipo di realizzazione. Il gomitolo è di 50 grammi per 150 metri. Trovate tutti i colori sul sito della Tessiland che lo produce e lo commercializza. Io ho utilizzato il verde prato, ma ci sono anche dei verdi più scuri e potete scegliere liberamente il colore che ritenete più opportuno. Vi lascio al tutorial della foglia e vi invito all'iscrizione al canale, attivare la campanella, mettetemi un like, condividete i video e se realizzate questa foglia citate il mio canale. Grazie, ciao. Iniziamo con un cerchio magico. Prendete il filato, lo posizionate così e lo fate girare intorno a due dita incrociandolo. A questo punto recuperiamo il filo sull'uncinetto e iniziamo con 2 catenelle. Aggiungiamo una terza per alzarci all'altezza di una maglia alta e ne realizziamo altre 11. Sul giro alla fine avremo 12 maglie alte. Realizzate le 12 maglie alte, chiudiamo tirando la codina del cerchio magico e formiamo un anello. Ci chiudiamo sul primo punto con una maglia bassissima. Abbiamo ottenuto la parte centrale della foglia. A questo punto ci alziamo con 3 catenelle e rientrando nel punto dove ci siamo chiusi realizziamo una seconda maglia alta, ottenendo così un aumento. Facciamo l'aumento in ogni punto. A fine giro avremo 24 maglie alte. Realizzati i 24 punti alti, ci chiudiamo sulla prima maglia con un punto, con una maglia bassissima. Ora procediamo prendendo il filo sull'uncinetto e saltiamo il primo punto che sono le 3 catenelle, il secondo punto che è l'aumento e nel terzo dall'uncinetto entriamo e realizziamo un ventaglio di 7 maglie alte, quindi una, realizzate le 7 maglie alte, saltiamo un punto di base, nel successivo entriamo e realizziamo una maglia bassissima. Abbiamo ottenuto il primo ventaglio. Allo stesso modo procediamo per il secondo, quindi prendiamo il filo sull'uncinetto, saltiamo una maglia, nella successiva un ventaglio di 7 maglie alte. Realizzate le 7 maglie alte, saltiamo un punto, nel successivo una maglia bassissima.
procediamo saltando un punto e nel successivo un ventaglio di 7 maglie alte. Procediamo così per altre 3 volte. Arrivati al quinto ventaglio abbiamo le ultime 3 maglie libere sulle quali realizziamo 3 maglie basse, quindi una, 2 e 3 maglie basse. Abbiamo concluso il giro e siamo ritornati sul punto di partenza. A questo punto abbiamo disponibile le 3 maglie alte del ventaglio, le prime 3, sulle quali realizziamo altre 3 maglie basse, quindi una, 2, 3 maglie basse. Realizziamo anche una quarta sul vertice del ventaglio ed ora facciamo 3 mezze maglie alte nella maglia successiva, quindi una, 2 e 3 mezze maglie alte, un pippiolino di 3 catenelle, quindi una, 2, 3 catenelle e ci chiudiamo sulla mezza maglia alta a maglia bassissima e abbiamo creato il pippiolino. Nello stesso punto realizziamo un'altra mezza maglia alta. A seguire facciamo 6 punti bassi, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6 punti bassi. Ci siamo portati sull'altro ventaglio. Realizzati i 6 punti bassi, nella quarta maglia alta del ventaglio ci posizioniamo e realizziamo 3 maglie alte, quindi una, 2, 3 maglie alte, un pippiolino di 3 catenelle, ci chiudiamo come vi mostro sulla maglia alta e realizziamo un'ultima maglia alta. Ecco, vedete che già si sta formando il disegno della foglia che vogliamo realizzare. A seguire, da questo secondo ventaglio realizziamo 2 maglie basse, quindi una e 2. Poi sulla maglia alta successiva una maglia bassissima, poi qui al centro ci troviamo, facciamo una maglia bassa. Sul primo punto del ventaglio successivo realizziamo una maglia alta, un'altra maglia alta nel punto successivo e poi un ventaglio nel punto che segue di maglie altissime, quindi realizziamo la prima maglia altissima, la seconda, un pippiolino di 3 catenelle e altre 2 maglie altissime a conclusione del ventaglio superiore. Due maglie alte nei 2 punti successivi, quindi una qui,
una qui, un punto basso nel punto successivo, una maglia bassissima qui. Questa è la parte superiore della foglia. Proseguiamo più che altro con una maglia bassa, un'altra maglia bassa, un ventaglio di maglie alte qui nel punto che segue, realizzato così: una maglia alta, un pippiolino e 3 maglie alte, quindi sempre nello stesso punto: 1, 2, 3 maglie alte, quindi 1, 2, 3, 4 punti bassi, una maglia bassissima, poi un punto basso qui al centro, un altro punto basso sulla prima maglia del ventaglio che segue ed un ventaglio nella maglia successiva di mezze maglie alte. Quindi realizzo la prima mezza maglia alta, il pippiolino di 3 catenelle ed altre 3 mezze maglie alte. Proseguo con 4 punti bassi, quindi 1, 2, 3, 4 punti bassi ed una maglia bassissima. Siamo arrivati sulla base della foglia. La foglia ha preso la sua forma bellissima. Ora alla base della foglia proseguiamo così: abbiamo fatto la maglia bassissima, ora realizziamo 2 punti bassi, quindi 1 e 2. Siamo al centro della base della foglia, qui realizziamo un punto bassissimo, 11 catenelle, torniamo indietro con 10 maglie bassissime, saltando la prima che ci serve per girare, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 e 10 maglie bassissime. Riprendiamo il percorso con l'ultimo punto basso sull'ultimo punto che abbiamo e qui facciamo una maglia bassissima per chiuderci. Facciamo il punto di sicurezza, tiriamo, tagliamo il filo e nascondiamo la codina. La foglia è perfettamente realizzata, come vedete, e la potete realizzare con un filato, così come farò io, vi dico la verità, con un filato più piccolo per ottenere una proporzione giusta per la nostra zucca.